Questo è il mulino della farina, è mosso dall'acqua attinta dal laghetto e attraverso quell'ugello l'acqua a pressione investe la ruota idraulica che mette in moto la macina superiore. I proprietari del grano venivano e il mulinaro prendeva sulle sue spalle il sacco, saliva quella scaletta e versava il sacco nella tramoggia. Dopodiché si spostava dove mi trovo io e metteva in rotazione la macina superiore grazie alla spinta della ruota idraulica. Il grano veniva fatto cadere attraverso questo sistema in continuo movimento perché è aderente alla macina superiore rotante e i chicchi di grano entravano nel buco della macina superiore e qui davanti usciva farina e crusca. Una cosa poco nota è che i mulini della farina sono sempre coperti da tavole di legno o tessuto, perché 10 grammi di farina dispersi in 1 metro cubo d'aria, se c'è una carica elettrostatica praticamente c'è un'esplosione. E quindi i mulini erano obbligatoriamente sempre mascherati da legno o tessuto. Ecco perché, nonostante fosse più importante il mulino della farina, non è molto conosciuto rispetto al frantoio con la macina a vista, appunto perché la macina è coperta. Dopodiché la farina e la crusca doveva essere messa in quest'altra macchina che consiste in un cilindro rotante con la spinta di una sua turbinetta idraulica collocata lì all'angolo sotto il pavimento, e questo cilindro, essendo completamente coperto da 2 o 3 tipi di tela, una volta introdotto il lavorato del mulino, siccome è inclinata verso sinistra, tambureggiando la farina attraverso la tela cadeva nel cassone e la crusca più grande veniva espulsa giù in fondo perché ovviamente non poteva passare attraverso la granulometria della tela.